Pochi giorni fa la notizia che ha scosso il mondo dell'arte, o forse chi ci aveva creduto fin dall'inizio che prima o poi sarebbe successo. E invece il Salvator Mundi, attribuito a Leonardo da Vinci, non verrà esposto né al Louvre di Abu Dhabi né tantomeno al Louvre di Parigi. I dubbi sono ancora tanti, forse troppi per rischiare. Ci siamo lasciati con la domanda 76 del mio libro Chatbot, dedicato a Leonardo da Vinci. Quale dipinto è stato venduto a 450 milioni di dollari? La risposta è tutta incentrata sul dipinto da record, il famosissimo Salvator Mundi, aggiudicato per 450 milioni di dollari nell'asta di Christie's e quindi finito nella collezione del principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salam. Appena scoperto, dichiara di voler esporre l'opera al Louvre di Abu Dhabi. A confermarlo ci pensa su Instagram un post della casa d'aste del 6 dicembre 2017 che scrive orgogliosa: congratulazioni, il Salvator Mundi sta per andare nella sua nuova casa, per poi taggare l'account del Louvre di Abu Dhabi. Non vi è dubbio che il quadro abbia risvegliato una polemica senza fine tra illustri storici dell'arte, ma allo stesso tempo abbia portato alla luce aspetti controversi del mercato dell'arte, dove sono emersi e si sono intrecciati interessi economici e grandi musei. Nei mesi successivi il dibattito si sposta dalle stanze dei restauri e delle sale espositive dell'asta sui giornali di tutto il mondo e sui social, con meme, vignette satiriche e post accusatori contro chi ha speso una cifra da molti ritenuta eccessiva per un'opera attribuita. Non passa molto tempo e dopo la dichiarazione del collezionista proprietario del quadro, in molti si domandano: ma che fine ha fatto il Salvator Mundi? Tanto rumore per nulla, ma non doveva essere esposto al Louvre di Abu Dhabi? Il tempo scorre e il Louvre di Abu Dhabi avrebbe dovuto esporre l'opera nell'autunno del 2018, ma con un tweet del 3 settembre il Ministero della Cultura ha annunciato che la presentazione è stata rinviata. Nel 2019, anno del cinquecentenario dalla morte di Leonardo, che viene celebrato in tutto il mondo da studiosi e appassionati, tutti si aspettavano che proprio il Salvator Mundi avrebbe trovato posto, se non ad Abu Dhabi, almeno a Parigi, al Louvre, per la grande mostra che il museo parigino dedicherà al maestro dei maestri. Invece è arrivata la smentita. Infatti, una fonte del giornale britannico The Guardian ha dichiarato che i curatori del Louvre non avrebbero mai esposto l'opera attribuendola a Leonardo, ma semplicemente come opera presumibilmente proveniente dalla sua bottega, decretandone così un deprezzamento tale da arrivare a soli 1,5 milioni di dollari. Oggi non si sa se il quadro del Salvator Mundi vedrà la luce del sole. I dipendenti del Louvre Abu Dhabi hanno fatto trapelare che non sanno dove sia finito. Ci sono almeno due ipotesi plausibili sulla scomparsa del quadro. La prima è che il museo stesso abbia dei dubbi sull'autenticità. La seconda invece è che il compratore, chiunque esso sia, abbia deciso di tenersi l'opera. Qualunque sia la verità in questa vicenda che assume tratti sempre più da spy story, non si può di certo dire che in qualche modo gli attori di questo incredibile film non ne abbiano tratto vantaggio, chi più e chi meno. Non ci resta ora che aspettare di rivedere il Salvator Mundi, chissà dove e chissà in quale asta. Perché ne parlo in Arte e Innovazione? Perché comunque il mondo dell'arte sta cambiando, comunque queste informazioni viaggiano più velocemente online, queste informazioni di mercato diventano di carattere pubblico e anche questa è un'innovazione nel mondo dell'arte, dove la notizia a volte è più grande dell'opera d'arte.